Salve ragazzi, bentornati sul canale. L'obiettivo di questo video è rimontare la forcella sul telaio della nostra Vespa. Come potete vedere, sul tavolo abbiamo tutto il materiale necessario. Abbiamo le ghiere per il canotto di sterzo e il portasfere. Abbiamo la cresta del parafango anteriore che abbiamo provveduto a lucidare, sempre con il kit che vi ho fatto vedere nel video precedente. Viti, rondelline in plastica che metteremo sotto i buloncini che fissano il parafango a contatto con la vernice per non sciuparla, e le rondelle spaccate, faccio vedere, prenderemo quella della misura giusta, che servono per fissare la cresta. Abbiamo i cavi del freno anteriore e del contachilometri che dovremo far passare su per la forcella. Credo però che manchi ancora qualcosa: il parafango. Andiamo subito a prepararlo. Ecco il parafango che abbiamo smontato in un episodio passato. Se non l'avete visto, vi metto la scheda in alto a destra. Uno dei fori di fissaggio, come vedete, è messo davvero male. Sono anche presenti dei graffi abbastanza evidenti. Iniziamo con una carta abrasiva da 120. L'obiettivo della 120 è quello di spianare i difetti più grandi e i graffi più profondi. Adesso che abbiamo tolto la vernice, potremo risaldare la parte rotta. Diamo una spazzolata e poi con la smerigliatrice andremo a spianare le saldature. Dopodiché passeremo una 220 su tutto il parafango. Useremo una economica ma funzionale ruota orbitale della Dexter, vi lascio il link in descrizione. Poi una 320 ed infine una 400. E prima di dare il fondo, naturalmente una passata di antisilicone.
Applichiamo una mano di questo primer in modo da vedere bene le linee del nostro parafango e controllare che non ci siano difetti o graffi. Nel caso malaugurato in cui dovessimo riscontrare dei difetti, potremo, anzi dovremo intervenire con le carte abrasive. Dopodiché andremo a dare il fondo bicomponente. Prima mano leggera di colore. E dopo qualche minuto mano piena. Eccolo qua. Bene. Adesso abbiamo tutto e possiamo iniziare il nostro lavoro. Ecco la rondellina di plastica di cui vi parlavo all'inizio del video. Scaldiamo bene, così entrerà senza problemi. E una volta raffreddato, grasso a volontà. Inseriamo le sfere grandi. Buttiamo su le sfere piccole, inseriamo la ghiera dalla parte giusta, serriamo ed aggiustiamo, la rondella obbligata dal richiamo e l'ultima ghiera a bloccare il tutto. E adesso rimontiamo la cresta. Scegliamo le nostre rondelline spaccate. Adesso dovremo passare il cavo del contachilometri e quello del freno anteriore. Iniziamo con quello del contachilometri. Prima di tutto dovremo togliere la parte interna e attestare in cima la ghiera di fissaggio onde evitare che ci cada giù nel tubo della forcella.
Infiliamo quindi il cavo all'interno della forcella e facciamolo scorrere fino a che non lo vedremo dalla parte bassa. Con l'aiuto di un ferretto cerchiamo di far uscire il cavo dal foro. E rinfiliamo adesso la corda. Ecco, a questo punto, girando il mozzo della ruota, si dovrebbe muovere la corda del contachilometri. Adesso passiamo la guaina del cavo del freno, la inseriamo direttamente da sotto. Ecco qua, mettiamo a posto il cavo. Bene, io per adesso mi fermerei qua, sono soddisfatto. La Vespa inizia a prendere forma e sono sicuro che anche Paola, la sua proprietaria, sarà felice di vederla. Il prossimo obiettivo sarà di restaurare e rimontare lo sterzo. Se non lo volete perdere, iscrivetevi al canale cliccando il logo in basso a destra e attivate la campanella. Io vi ringrazio e vi saluto. Alla prossima!